Ciao ragazzi, qui Paolo K Justice, benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand. Video uscito un pochino in ritardo per via del mio ritorno in Italia, per impegni vari e soprattutto per la Pasqua, quindi scusate. Poi, prima di passare al deck, vi volevo dire che la stessa lista è stata utilizzata da FreeSquee, sempre side event del WCS London, solo con qualche piccolo cambiamento che vi dirò alla fine del video. Quindi per quanto riguarda il mio score ai side events, vi ricordo che con questo deck ho partecipato a tutti i side events che erano ad eliminazione diretta. Il mio score è stato 6 eventi vinti, di cui una finale vinta contro Blades, utente di Dueling Book e anche di Discord, che saluto. Mi ha fatto davvero tanto piacere conoscerlo di persona. E poi due finali perse, di cui una persa per via della scarsa concentrazione dovuta alla stanchezza e soprattutto alla fame. Poi una top 4 in cui sono uscito contro Frisky. E in questo modo quindi ho accumulato 55 tickets in premio che mi sono serviti appunto per riscattare dei premi, tra cui questo fantastico tappetino che sto utilizzando per questo video, queste sleeves e questo deck box che sinceramente adoro. A me piace tantissimo la ragazza maga nera come carta e quindi ci tenevo ad averli. Poi passiamo al deck. Triplo Donzalug, ovviamente il motore del deck. Grazie a lui può partire tutta la strategia del deck. Il primo effetto ci permette di scartare una carta a caso dalla mano dell'avversario, e il secondo effetto di millare due carte dal deck del nostro avversario al cimitero. È il migliore livello 4 inferiore possiamo searchare con rinforzi, ottime statistiche per quanto riguarda la media del deck. E niente, poi passiamo quindi al secondo mostro che utilizziamo. Quindi triplo Cliff, a parer mio è uno dei primi mostri che si dovrebbe evocare durante il duello. È molto forte perché ci permette di spaccare magiotrappole sul terreno, e con l'altro effetto praticamente ci permette di millare anche lui due carte dal deck dell'avversario al cimitero. È molto forte per pulire il campo e mi sono trovato molto bene con questa ratio in 3x. Ovviamente anche molto forte contro rovine diffuse, wall per forzarli o per spaccarli. Poi per quanto riguarda triplo codardo, è molto forte perché rimbalza una carta sul terreno, quindi questo significa che può far tornare in mano qualsiasi carta, anche la nostra, ad esempio un nostro mostro che è finito sotto Floodgate Trap Hole, sotto Wall, quindi magari ha avuto la diminuzione dell'attacco, mostri bloccati per qualsiasi ragione, anche da cerchio incantatore ad esempio. Ci permette anche di rimbalzare le nostre carte. Poi vedrete che le carte che utilizzo, nello specifico c'è qualcuna che può rimanere gialla sul terreno. Quindi rimbalziamo una carta del nostro avversario che poi eventualmente possiamo anche scartare tramite Donzalug, ed è anche molto forte l'altro effetto, il secondo effetto, che ci permette di controllare le pescate e quindi anche le giocate del nostro avversario. Quindi possiamo guardare una carta
la carta in cima del deck del nostro avversario e poi scegliere se rimetterla in cima al deck oppure in fondo al deck. Davvero molto soddisfatto dell'andamento di questa carta durante i side events, mi sono trovato molto molto bene con questa ratio. Poi Monogorg. Gorg ha le statistiche più elevate del nostro deck, è il mostro quindi più forte, però è 5 stelle, quindi richiede sulla carta un mostro come tributo per essere evocato, salvo utilizzo della skill card. Ha davvero un ottimo effetto, è molto forte per uscire da certe situazioni, quindi ad esempio da Floodgate o anche per tributare un mostro che è finito sotto wall. Il problema suo è che a volte può essere pesante e quindi anche una pescata morta. Però in razio 1 per mi sono trovato molto molto bene. Inoltre mi ha permesso pure di chiudere le partite, quindi creando un loop, quindi rimbalzando in cima al deck sempre la stessa carta e quindi bloccando il mio avversario che spesso ha concesso. Quindi primo effetto fortissimo, quindi rimbalzare una carta in cima al deck e quindi del nostro avversario, e poi secondo effetto di millare una carta dalla cima del deck al cimitero del nostro avversario, quindi molto molto forte. Passiamo alle trappole. Triplo Floodgate Trap Hole. Chiaramente voglio specificare che non ho utilizzato Minae perché nei test fatti con il mio team non c'era piaciuta e inoltre credo che sia il Dark Scorpion più scarso. Quindi se dovessi eventualmente cambiare la ratio dei mostri, piuttosto che giocare Minae, preferirei sicuramente il secondo Gorg. Potrei azzardare con il secondo Gorg e provarlo. Poi trappole, triplo Floodgate, carta generica molto forte, blocca l'avversario e inoltre permette anche di guadagnare tempo. Molto molto forte quindi contro Gaia OTK e Saber Angel, ma anche contro i deck che ad esempio utilizzano Battle Survivor, perché se lo copriamo blocchiamo gran parte delle giocate principali di quei decks. E quindi impediamo all'avversario di fare varie combo. Poi, triplo cerchio incantatore. Questo è stato un pochino il marchio di fabbrica del mio team, quindi utilizzato sempre sia da me che da Greg. È una carta inaspettata, è testata tantissimo con il mio team e ha una grande sinergia col deck in generale. Inoltre permette di ribaltare le partite e di uscire da tantissime situazioni insieme a Floodgate, quindi permette di installare la partita e anche di vincere crescendo il deck dell'avversario grazie agli effetti dei Dark Scorpion appunto che millano le carte del deck dell'avversario. Inoltre ha un'ottima sinergia per il mio con il codardo perché permette appunto di fare molto molto controllo e di esercitare una buona pressione sull'avversario. Inoltre anche ottima contro il deck Joy Beatdown perché la possiamo attivare in main phase. Poi tripla Waboku, preferita a Wall per non soffrire Joy Beatdown. Ed inoltre i wall li avevo anche trovati poco utili come contro i deck, ad esempio Gaia OTK.
E quindi ho optato per Tripla Waboku, anche perché è una carta generica, evita gli OTK e protegge i nostri mostri. Inoltre si può attivare praticamente in qualsiasi fase del gioco ed anche in risposta alle carte dell'avversario. Infine l'ultima carta è Rinforzi, e chiaramente preferito a Zoma e Rota Incubo perché è più sinergico alla strategia del deck. E quindi permette di aggiungere Don Zalog, ma in generale tutti i Dark Scorpion di livello 4 inferiore di cui abbiamo bisogno al momento. Il totale delle carte è 20 e a parer mio si è rivelato perfetto, quindi è la giusta quantità a mio avviso per la strategia del deck, come l'abbiamo costruito col mio team. E senza quindi appesantirlo troppo con carte inutili. Poi per quanto riguarda la side, doppio ciclone è uno spazzerei via, carte generiche per eliminare le carte del nostro avversario, le magie e trappole. Con ciclone mi sono trovato molto bene anche perché è molto utile ad esempio contro il deck Trap Monsters, perché possiamo spaccare le trappole ai nostri avversari e poi eventualmente non durante lo stesso turno possiamo anche riciclarlo dal cimitero e spaccare un Trap Monsters appunto nella zona mostri, quindi fa grandi danni, è utile anche eventualmente contro il deck che utilizza Macrocosmo, mi è piaciuto davvero tanto. Poi spazzare via è utile contro deck che settano tanto, molto buono in mirror match, mi è anche stato utile contro il deck Koala, ne ho beccato solo uno in tutti i side events, devo dire sono stati parecchi i side events che ho fatto. E poi per quanto riguarda le ultime 3 carte, sono 3 muri di disturbo. Messi di side perché pensavo di beccare tanti i Joy Beatdown e secondo me è stata una buona scelta. È una carta davvero formidabile, fortissima contro tutti i deck che tendono a evocare tanti mostri, carta generica davvero forte. Sicuramente fa grandi danni a Vampiro ma anche a Saber Angel. Poi il mio extra deck è totalmente random, poiché non utilizzo carte che mi permettono di poter evocare dall'extra deck. E che dire, in conclusione vi volevo dire che Greg ha utilizzato la mia stessa build, cioè la stessa build per tutto il team, davvero molto rodata, solo che lui ha utilizzato i wall di main al posto delle Waboku e la sue side comprendeva 3 Waboku, uno spazzere via, 2 scontro mentale. Quindi queste erano le 6 carte di side e per quanto riguarda il suo score ha vinto 4 tornei, in 3 è arrivato secondo e in 3 ha perso in semifinale, di cui una contro di me. E quindi è arrivato un totale di 44 tickets. Davvero un bel risultato per lui e soprattutto per il team. Quindi questo è quanto per quanto riguarda la mia esperienza al USS e sono molto soddisfatto sia del viaggio sia di come sono andate le cose e soprattutto dei risultati che abbiamo portato a casa come team.
specialmente per quanto riguarda il main event di Speed Duel, come sapete sicuramente già. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo e iscrivetevi al canale per rimanere ovviamente aggiornati su Speed Duel. E grazie come sempre per la visione e per il supporto. Ciao ragazzi, alla prossima!